Numerologia, simboli, arcani, ma tarocchi e racconti è anche fiction. E allora, chi sono gli attori e il regista di questa avventura? Io sono Davide Licchelli, interpreto Parsifal nella serie Tarocchi e Racconti. Mi chiamo Simone Fauci e interpreto il ruolo di Niccolò Barbereschi, che è un generale fiorentino che è arrivato in questa stanza del tempo dal 1500, dal periodo del 1500. Mi chiamo Emanuele Durante e interpreto il ruolo di Fra Campani, questo simpatico frate, simpatico, anche un po' burbero, un po' strano come personaggio, ecco, però... Sono Maria Chiara Dimitri e interpreto il ruolo di Lavinia Baltasar, che è una cartomante che si trova appunto al tavolo insieme ai suoi 4 compagni di viaggio e chiaramente anche Parsifal. Allora, io sono Valentina Carrino, sono Madama Altini, Isabella Altini, una dama rinascimentale. È un personaggio in realtà il più quieto, fra virgolette, tra tutti, ma quieto non significa non interessante, anzi ha questa calma apparente che riesce in realtà ad accomodare, ad essere accomodante e fare un po' da pacere. Parsifal, diciamo, è un'entità, nella serie è un'entità che prende in prestito le anime degli altri personaggi per risolvere degli enigmi. Qualcuno gli ha chiesto di fare un lavoro, quindi scoprire le origini dei tarocchi. Ma il mondo dei tarocchi era già noto o è stato una piacevole sorpresa? Io ho avuto più occasioni di conoscerlo, però insomma, ecco, come cartomanzia. Invece in questa docufiction, in questa occasione, si è potuto esplorare altro, diciamo, tutta la parte più storica, artistica. No, non li conoscevo e diciamo che mi sono fatta anche una cultura, perché comunque dovendoli poi spiegare... Mi sono avvicinata al mondo dei tarocchi in un periodo della mia vita in cui ho imparato anche a leggerli. Brevissimo tempo, poi mi sono un po' distanziata, eccetera. I tarocchi hanno un'energia particolare e non bisogna prenderli con leggerezza. I tarocchi li conosco perché sono di origine meridionale e nella mia famiglia li leggevano. Non così dettagliatamente come viene raccontato nella serie, però mi ci sono avvicinato piano piano. Mi ci sono avvicinato anche, in realtà, questo è molto curioso, perché sono appassionato di rune norrene e c'è una carta in particolare, la carta dell'appeso, che in realtà ricorda un po' la figura di Odino. Si dice spesso che gli arcani aiutino a compiere un percorso. E allora qual è la carta che li ha affascinati di più? Quella che mi è rimasta più impressa è quella del Sole. Del Sole, dove si affronta il tema della positività del Sole, che ha questa immagine, ma che il Sole, sì, positivo, energia, rinascita, bello, tutto quello è, però può avere anche il lato delle ombre, cioè oscura, diciamo. Il Sole può bruciare, il Sole può accecare, quindi nascondere la verità, quindi c'ha questa dualità. A me piace molto, in contrapposizione anche alla mia figura, no, quella del diavolo, perché in realtà, oltre ad avere una storia interessante che sveliamo poi insomma nella serie, perché è una carta in realtà relativamente recente, cioè fu scoperta successivamente ma in base a degli scritti, quindi questa cosa la rende ancora più affascinante perché proprio quella è stata nascosta per tanto tempo. Mi piace perché comunque è una carta che ha c'è dualità. Quella che mi ha affascinato in realtà è quella che viene dopo l'appeso, cioè la morte. La morte perché racconta quindi la morte di un ciclo e la nascita di qualcosa di nuovo. Non c'è una carta in particolare, c'è più un interesse a fare una sorta di dualità tra i significati, nel senso che la morte, per dire, non è assolutamente una carta negativa, mentre la torre per certi versi lo è, il carro può sembrare di no, invece sì, quindi più che la carta in sé per sé, la curiosità nasce dal fatto che i significati sono prettamente diversi rispetto a quelli che canonicamente sarebbero se uno magari si approcciasse lì per lì a dire ah, questa carta significa questa cosa, invece non è così nella maggior parte dei casi. Una carta in particolare che mi ha affascinato è la torre. La
torre che poi è anche quella di cui si sa meno. Poi mi hanno detto che tra l'altro è una carta positiva. Ma in un mondo in cui i simboli contenuti nelle carte potevano facilmente essere giudicati blasfemi, che rapporto può avere un uomo di chiesa con i tarocchi? Lui non le digerisce molto, anche perché si parla di templari in molte di queste. Al tavolo del racconto siedono quindi anche due donne, ma in una società in cui il loro ruolo era totalmente marginale. Quale ruolo vestono invece nel mazzo dei tarocchi? La figura femminile è preponderante. Per qualsiasi tipo di interpretazione, qualsiasi tipo di versione, la donna è quasi centrica nella maggior parte dei casi, e gli uomini, anzi al contrario, solitamente sono rappresentati sempre come un po' più reietti. C'è il matto, c'è il bagatto, c'è la morte stessa, insomma sono tutti personaggi relativamente negativi, almeno allegoricamente parlando, rispetto invece a quelli femminili, che magari portano una stella, una luna, un sole, ed hanno appunto, almeno graficamente parlando, un significato completamente diverso e molto più positivo. Cioè il fatto che una figura femminile sia portatrice di saggezza, come può essere la papessa e l'imperatrice, è un aspetto interessante da tenere in considerazione. Quindi magari sì, la donna poteva essere vista ai margini della società, però in realtà era custode che poi in realtà è sempre così, perché dietro, cioè le donne in realtà poi tessono le trame di ogni cosa. Quindi è antisegnana, se vogliamo, questa figura. A dirigere il set c'è Leonardo Rovani, che ci racconta di cosa parla nello specifico questa docufiction. Allora, la nostra serie propone il mondo dei tarocchi in una maniera un po' particolare, nel senso che è un documentario, quindi abbiamo interpellato i massimi esperti italiani di tarocchi che racconteranno quanto è stato ritrovato anche da loro relativo diciamo, i documenti storici e ai tarocchi in sé, ma allo stesso tempo cerchiamo di dargli un taglio un po' particolare, utilizzando proprio la fiction, che è quello che stiamo facendo qui in questo posto, utilizzando dei personaggi inventati che arrivano da queste epoche, che raccontano un po' le varie teorie che si sono collegate ai tarocchi nel tempo. Ma dove, quando e perché è nata la curiosità di andare a indagare l'affascinante mondo dei tarocchi? Io sono un grande appassionato di storia dell'arte, soprattutto di arte rinascimentale. Ma Tarocchi e racconti è destinato soltanto agli amanti del mondo dei tarocchi, o invece è un racconto pensato per tutti? Allora, per me questa serie è un po' per tutti, nel senso che chiaramente affascina chi conosce bene i tarocchi e diciamo li usa anche quotidianamente e conosce l'arte che ne è collegata, ma soprattutto per persone che non li conoscono come me. Io ho imparato a conoscerli lavorando e sviluppando questo progetto e, come dicevo prima, collegandosi alla mia passione per l'arte, ho scoperto un mondo bellissimo e importantissimo soprattutto per la nostra cultura, che è la cultura italiana, relativo ad una cosa che è famosa in tutto il mondo. Allora, che ci rimane da aggiungere? Non ci resta che attendere. Tarocchi e racconti vi aspetta.